La domanda sull'amore si è trasformata in un caso. E una sola risposta di Özge Yaz ha cambiato il tono di ogni conversazione intorno a lei e a Gökberk Demirci. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Se vi piacciono le storie che rivelano ciò che si nasconde dietro i riflettori, iscrivetevi e sosteneteci. Oggi entriamo in un capitolo che scotta, perché tocca il cuore e insieme l'immagine pubblica di una delle coppie più discusse degli ultimi anni. Özge Yaz, elegante, misurata, con quell'aria determinata che la rende inconfondibile, è riuscita di nuovo a catalizzare l'attenzione con parole che sembravano leggere, e invece erano pesanti come verità. È bastato che un giornalista, con la solita domanda che torna ciclicamente, le chiedesse: quando vi rivedremo in un abbraccio pieno d'amore? Lei ha sorriso, ha preso un respiro e ha risposto in modo inatteso, senza puntare il dito, senza nomi, senza giri di parole superflui. Non hanno saputo reggermi. 3 parole che hanno fatto il giro dei social come un'onda d'urto. Cosa voleva dire davvero? Era un riferimento alle attese sul loro rapporto? All'ombra lunga della fama? Era un sussurro sul passato, o un messaggio rivolto a chiunque stia accanto a lei, ieri, oggi, domani? Il web ha preso fuoco. In poche ore, interpretazioni, rimandi, analisi. C'è chi ha letto in quella frase una rivendicazione d'identità, chi un addio al romanticismo ingenuo, chi una confessione di stanchezza. E poi la domanda che ha diviso il pubblico: quelle parole sono per vecchi amori o per l'idea stessa di amore che si pretende da una donna forte? Proviamo a mettere ordine. Non hanno saputo reggermi. È una sentenza dal suono semplice e dall'eco complessa. Reggere cosa? La sua indipendenza? La sua visibilità? La disciplina con cui difende i propri confini? O quella luce che i riflettori accentuano, rendendo tutto più grande, più fragile, più rumoroso? Molti follower hanno scritto: Özge è una donna autonoma, talentuosa, abituata a stare in piedi da sola. Non tutti sanno stare al passo. E in quella percezione c'è il nucleo dell'intera discussione. A volte l'amore si confonde con aspettative, ruoli, etichette, e il cuore finisce schiacciato dal peso di ciò che gli altri si aspettano di vedere. Questo peso, per una coppia amata come quella di Özge Yaz e Gökberk Demirci, si moltiplica. Ogni uscita, ogni silenzio, ogni foto interpretata come una prova a favore o contro: stanno insieme? Si allontanano? Stanno tornando? Sono parole che rimbalzano da anni. E come accade spesso nel mondo del gossip, la cronaca sentimentale diventa un altoparlante che amplifica anche le sfumature più tenui. Tra prime pagine e commenti, c'è un dettaglio che non si dice abbastanza: questa pressione sfianca. Trasforma l'amore in un esame continuo. E qui, forse, si capisce meglio la frase di Özge. Non hanno saputo reggermi può significare anche questo: non tutti sanno reggere la somma di vita privata e palcoscenico, non tutti sanno contenere l'urto delle aspettative quando l'intimità diventa di dominio pubblico. E Gökberk Demirci in tutto questo? La sua figura, concreta e riservata, si è spesso mossa in bilico tra il desiderio di proteggere il privato e l'obbligo di rispondere alla curiosità di chi li ama come coppia. Chi lo conosce bene lo descrive come intenso, educato, poco incline al clamore. Eppure, proprio questa discrezione ha alimentato letture opposte. Quando tace, c'è chi pensa che acconsenta, e chi pensa che si chiuda. La verità, come sempre, resta nella stanza dove stanno solo 2 persone e nessun altro. Ma il mondo fuori, quel giorno, ha deciso di legare le parole di Özge a ogni momento, ogni pausa, ogni ritorno, reale o presunto. La domanda del giornalista, di per sé innocua, ha quindi aperto un varco. Quando vi rivedremo in un abbraccio pieno d'amore? È una formula da red carpet, una frase detta 1000 volte. Ma ripetuta a chi porta sulle spalle anni di attese pubbliche, può suonare come un richiamo esigente. E quella risposta, così asciutta, così precisa, è sembrata un'obiezione gentile al cliché: l'intimità non è un trofeo da esibire. Un abbraccio non è una promessa al pubblico, ma un gesto che chiede protezione. A volte si scambia l'abbraccio per una catena, e non c'è errore più grande. Da lì,
Il dibattito si è spezzato in due correnti. La prima ha applaudito. Parole lucide, piene di autoconsapevolezza. Una donna non deve minimizzare chi è per essere amata. Se dici che non ti reggono, è perché sai quanto vali. La seconda corrente ha mostrato cautela. Così sembra chiudere la porta. Forse l'asticella è diventata irraggiungibile. Ogni legame chiede fatica, non solo equità. Eppure, sotto la superficie, una cosa è rimasta evidente: non c'era rancore, c'era semmai una stanchezza composta. Non l'addio all'amore, ma la ricerca di un modo più adulto di abitarlo. È qui che nasce la vera domanda. Osgejaz è sfortunata in amore o è diventata selettiva? Chi le è vicino racconta che, col tempo, il suo sguardo si è fatto più severo e più tenero insieme. Severità verso ciò che ferisce, tenerezza verso ciò che nutre. I criteri non sono segreti: spazio personale, rispetto reciproco, sostegno concreto ai progetti di entrambi, maturità nell'affrontare l'onda lunga della fama. Non basta l'intensità, serve la tenuta. Non basta l'innamoramento, serve la cura. È una grammatica dell'affetto che chiede continuità, non fuochi d'artificio. E qui entra in gioco Gökberk Demirci come partner e come uomo abituato a lavorare sodo. Negli anni ha imparato anche lui a filtrare, a rallentare, a difendere ciò che conta. I due, insieme o separati, hanno sempre provato a scegliere il silenzio invece del rumore, il tempo vero invece della rappresentazione. È proprio per questo che la domanda, quando vi rivedremo abbracciati, punge. L'abbraccio, se esiste, non vuole diventare titolo, se non esiste, non vuole essere rimpianto pubblico. E allora la risposta di Osge suona come un patto con se stessa: niente più legami che chiedono di rimpicciolirsi per entrare in cornici altrui. Perché quell'espressione ha risuonato così tanto? Per l'immagine che il pubblico ha di lei. Non solo un volto bellissimo, ma una professionista rigorosa, indipendente, con i piedi per terra. Una forza che attrae e intimorisce. C'è chi sogna di restarle accanto, e chi, davanti alla prova dei fatti, si accorge che reggere il ritmo di una donna che conosce la propria traiettoria è un esercizio quotidiano, non un film. In questo senso, la frase non è un lamento romantico, ma un'analisi fredda: per dividere il peso dei giorni, bisogna avere spalle allenate. È chiusa la porta all'amore? No. Semmai sono chiuse le finestre agli spifferi. Le parole di Osge non raccontano cinismo, raccontano confini. L'amore è possibile, resta possibile, ma pretende qualità, più calma, più equilibrio, più verità. E soprattutto una capacità condivisa di sostenere la luce e l'ombra. Non hanno saputo reggermi non è una condanna eterna, è un promemoria a se stessa e a chi verrà: la stessa energia che ti fa brillare ti espone. Serve un complice che sappia reggere, e che tu sappia reggere a tua volta. C'è però un altro livello, più grande della cronaca. Quando una donna dice "non hanno saputo reggermi", sposta la narrazione. Non più "perché non sono stata amata", ma "perché devo rimpicciolirmi per essere amata". È un passaggio cruciale nel modo in cui il gossip racconta le storie femminili. Non un rifiuto dell'amore, ma un rifiuto del disequilibrio. E qui, volenti o nolenti, il racconto su Osge e Gökberk diventa simbolico. La coppia amata sullo schermo e nella vita, l'aspettativa del lieto fine, il diritto a scegliere un tempo diverso, non dettato dal calendario del pubblico. Con poche frasi, Osge ha sollevato un sipario. Non ha scavato nel passato, non ha dato appigli facili. Ma ogni parola sapeva di esperienza, di cicatrici quiete, di scelte guadagnate a caro prezzo. Forse per questo l'eco è stata così profonda, perché era autentica. E l'autenticità, in un mondo di narrazioni lucide e rapide, arriva come una scossa. In tanti, e tante, ci si sono riconosciuti. E in quel riconoscimento c'è anche Gökberk, con la sua misura, a ricordare che la reciproca tenuta non è uno slogan, è un lavoro lento, fatto di ascolto e pazienza. Dunque, Osgejaz è ferita dall'amore? Forse un po' stanca. Ma non ha perso la speranza. Ha solo alzato il livello di ciò che desidera.
Vuole un amore che tenga, che non scappi quando la luce si fa forte, che non si spaventi quando arriva il silenzio. Un amore che regga la distanza e la vicinanza, la carriera e la casa, l'applauso e la porta chiusa. Perché alla fine la verità sta qui, non tutti sanno reggere il successo, la visibilità, la libertà, la sicurezza conquistata. E l'amore trova significato solo quando il peso lo portano in due. In questo scenario, la coppia rimane al centro del mirino e insieme al riparo, a seconda dei giorni. C'è chi giura di averli visti complici, c'è chi legge distanze. Ma ciò che vale è il patto con la realtà, niente più storie raccontate per compiacere. Se il futuro di Özge e Gökberk sarà condiviso, sarà perché entrambi avranno deciso di sostenerlo, spalla contro spalla. Se sarà diverso, il rispetto per il cammino di ognuno verrà prima del titolo perfetto. E voi che ne pensate? Quella frase allude a una stagione finita o annuncia un inizio più lucido? È sfortuna, o è la naturale maturazione di chi ha imparato a scegliere? Scriveteci il vostro punto di vista e restate connessi. Qui, su Celebrita dalla Turchia, raccontiamo ciò che di solito resta dietro la facciata, laddove l'amore non è un'istantanea, ma una costruzione paziente. Ci vediamo nel prossimo video, con altre storie che sanno di verità, di scena e di retroscena, di promesse mantenute e confini rispettati, perché è lì che, davvero, inizia il racconto.